Forse non è il video più tempestivo che si potesse avere quest'estate, però durante l'estate una delle domande che un po' tutti si fanno è che cosa acquistare, che orologio acquistare con una cifra, diciamo abbordabile, con una cifra contenuta e che si possa utilizzare senza patemi. Insomma, il succo del discorso è che cosa acquistare con 1000 euro. Io qualche idea ce l'ho, me la sono fatta, diciamo che è una delle domande più ricorrenti tra gli appassionati, quindi non posso non sapere, non posso non dare almeno qualche risposta a questa domanda e lo facciamo tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Allora, prima di tutto, che cosa comprare con 1000 euro, ma soprattutto che genere di orologio acquistare con 1000 euro? Perché si sa, naturalmente d'estate lo scopo principale è quello di godersi l'orologio al mare, di maltrattarlo un po', magari di utilizzarlo senza patemi. Il problema però è che ormai, come avrete avuto modo di vedere, sul nuovo è difficile acquistare già con meno di 3000 euro, addirittura nel caso di Tudor, per esempio, con la sua ultima presentazione, con il Ranger, 2.900 euro ci sembrano pochi, ci sembrano addirittura un regalo. È chiaro, si tratta comunque sempre di tanti soldi, però è anche vero che l'orologeria di lusso, con la storia che ha Tudor e anche con un movimento di manifattura per uno sportivo tutto in acciaio, inizia a richiedere cifre abbastanza importanti. E per esempio proprio qualche giorno fa vedevo che già i Tag Heuer Aqua Racer iniziano a costare un bel po', iniziano a costare anche 4.000 euro per la versione in titanio con quadrante verde, che per un Tag Heuer Aqua Racer, magari con all'interno un Sellita, iniziano a diventare troppi, secondo me. Quindi partiamo dal presupposto che 1000 euro oggi per l'orologeria di lusso, per affacciarsi al mondo dell'orologeria di lusso, sono pochi. E per orologeria di lusso io intendo quell'orologeria che abbia una storia, che abbia un blasone, perché diversamente acquistare un buon orologio, anche sportivo, con 1000 euro è la cosa più semplice che ci possa essere. Da Citizen, che offre degli ottimi diver con 200 euro, fino per esempio a dei micro brand che si acquistano per 700-800 euro. Mi vengono in mente per esempio i diver di Pierpaolo Cassoni della sua Ichnos, che sono piaciuti tantissimo, ma anche Aquatic di HTD. Insomma, la scelta è vastissima. Però per affacciarsi a un certo tipo di orologeria, 1000 euro, come abbiamo detto, secondo me sono abbastanza pochi e forse è il caso di rivolgersi all'usato. Ci sono però delle referenze che io ho sempre amato, che iniziano a costare tanto anche in questo caso, ma che magari è possibile acquistare con degli ottimi sconti, forse, perché questo naturalmente dipende dalle gioiellerie. In particolare mi riferisco per esempio al Longines Hydro Conquest o al Longines Skin Diver Heritage. Il Longines Hydro Conquest inizia a costare tanto, ha un listino di circa 1800 euro, si comprava non troppo tempo fa con circa 1200 euro, oggi ne servono almeno 1500 euro, però è anche vero che si può comprare un ottimo usato, magari non l'ultima referenza, anche per circa 600-700 euro. E io quello ritengo che sia un ottimo orologio che addirittura ha visto una rivalutazione, quindi diciamo che il vostro budget, seppur contenuto, è al sicuro, non vi arricchirete certamente, ma quantomeno non buttate i vostri soldi, e ritengo che sia un'ottima alternativa, anzi un ottimo modo di entrare nell'orologeria di lusso. Longines, tra l'altro, è una garanzia con un catalogo heritage ma anche classico davvero sconfinato e bellissimo nella sua interezza. Come dicevo, di Longines c'è anche lo Skin Diver, che però ha già delle cifre maggiori, il suo listino è superiore ai 2000 euro ed essendo della linea heritage normalmente nelle gioiellerie è anche più difficile ottenere degli sconti, quindi anche in questo caso naturalmente dipende da quanto siete bravi a trattare, oppure è possibile affacciarsi su Chrono24 che normalmente, almeno all'estero, anche in Europa, offre orologi di questo tipo sempre a cifre di sicuro più basse che in Italia. Comunque
vale la pena dare un'occhiata. E come dicevo prima, tra i diver di lusso della fascia economica sicuramente c'è TAG Heuer Aquaracer. Il problema però, come abbiamo visto, è che iniziano ad avere listini che io ritengo siano poco coerenti con quelli che sono questi tipi di orologi, soprattutto perché si tratta di orologi che fino a 2 anni fa si compravano con 1500 euro. È vero, il listino è aumentato un po', probabilmente in gioielleria è possibile acquistarlo per poco meno di 2000 euro, però anche in quel caso sono comunque cifre superiori innanzitutto alla domanda iniziale di questo video, ma comunque a mio avviso troppo alte per quello che un Aquaracer di TAG Heuer offre. Per quanto a me sia sempre piaciuto tanto, l'ho anche avuto in collezione la versione blu da 43 mm che pagai all'epoca proprio 1400 euro, parlo di circa 3 anni fa, e che sul mercato dell'usato sicuramente è possibile acquistare con ottime cifre attorno ai 1000 euro, 1200 euro. Con cifre abbastanza simili è possibile anche acquistare un Bulgari Diagono Solo Tempo, che è un ottimo orologio, soprattutto è molto estivo con il suo quadrante bianco molto luminoso, il suo cinturino in caucciù assolutamente caratteristico, unico nel suo genere. Insomma, un Bulgari Diagono al polso aluminium non passa inosservato, che sia un Solo Tempo o che sia un crono che oggi si compra per poco più di 3000 euro nuovo, Solo Tempo invece che si compra nuovo in gioielleria con circa 2000 euro, ma si trova anche a molto meno, soprattutto se si tratta di usato anche recente. E questa la trovo sicuramente un'ottima alternativa. Non è un diver naturalmente, ma indubbiamente è un orologio unico e molto amato dagli appassionati. Se invece volete godervi l'estate ma non avete bisogno di un muletto, chiamiamolo così, anche se parliamo, come avete visto, di cifre molto alte per essere dei semplici orologi, potete orientarvi su qualcosa di più elegante e in questo caso, secondo la mia modestissima opinione, non c'è niente di meglio di un bellissimo Cartier Tank misura piccola che ho sempre amato e che ho sempre utilizzato anche sul mio polso da 16 cm e mezzo e che ritengo essere perfetta per quello che è il Tank, ovvero un orologio elegante di forma che sul polso deve essere quasi un accessorio, non tipicamente un orologio come può essere il reverso di Jaeger-LeCoultre, un orologio elegante sicuramente più importante invece di un Tank che io ritengo essere molto casual e che va benissimo anche con una bella camicia bianca, bermuda blu e mocassini blu da barca. Insomma, un orologio sicuramente elegante ma anche casual ed adatto ad ogni occasione, che è ancora possibile acquistare per circa 1000 euro o poco più nelle sue versioni più economiche, magari con dei quadranti meno ricercati, sicuramente nella sua versione vermeil al quarzo, ovvero argento placcato oro 24 micron, che si tratta comunque di un prodotto di gioielleria che negli anni 90 spopolava, e sto parlando del Must de Cartier. Must de Cartier che è stato riportato in auge dalle ultime novità di Cartier, soprattutto dai tank colorati, e che comunque hanno costi davvero molto elevati sul nuovo. Il Tank ha un listino, se non ricordo male, di circa 2700 euro, sconti è difficile ottenerli, ma per un orologio del genere ritengo che vada più che bene abbordare un usato, un vintage, perché ormai hanno una trentina d'anni, che però richiama assolutamente tutto lo stile e tutta l'eleganza di Cartier. Ma la vera domanda di questo video è: perché spendere certe cifre per un orologio da spiaggia, un orologio dell'estate? Per me la risposta è abbastanza semplice, ovvero per non buttare soldi. Che cosa significa? Significa che potremmo tutti spendere 200-300 euro per un orologino qualsiasi da maltrattare in spiaggia e poi dimenticare in un cassetto. Ma perché dimenticarci l'orologio in un cassetto? Secondo me vale la pena invece spendere qualcosa in più, magari fare uno sforzo in più, per avere però un orologio già da collezione, un orologio che possa essere un entry level dell'orologeria di lusso, che possa avere la sua storia, che possa insomma avere un senso in una collezione, piuttosto che spendere qualche centinaio di euro per poi prendere un orologio magari sì da maltrattare, ma anche da dimenticare in un cassetto. E sinceramente non lo trovo giusto. I soldi hanno un valore, anche 200-300 euro hanno un valore, e allora io ritengo che vadano investiti correttamente magari in un oggetto che possa essere davvero un orologio da appassionati.
Naturalmente questa è la mia personalissima opinione, come sempre, però mi piace parlarne, ho aperto questo canale per parlare e discutere insieme a voi, quindi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Io vi ringrazio per essere stati con me qui nella nostra stanza degli orologi, questo è Talk, ci vediamo in una prossima puntata. Ciao!